Eccoci di nuovo, buongiorno a tutti. Oggi, come ogni martedì e venerdì, analisi non mattutina ma bensì pomeridiana. E anche oggi andiamo a vedere cosa succede sul nostro euro-dollaro, come sono impostati i cicli. Ci sono i non-farm proprio in questo momento, sono le 15:06, forse sono finiti appena in questo momento. Vediamo come hanno influito sui cicli, ma prima leggetevi il disclaimer come sempre. Allora facciamo correre un po', okay, quindi mi raccomando, come sempre, questi non sono consigli finanziari, nessuno deve fare nulla guardando questo video perché è didattica e tutti, se decidono di cliccare, lo fanno con la propria testa e assumendosi la propria responsabilità. Allora, andiamo subito a vedere allora sulla MetaTrader. Allora, scegliamo la MetaTrader 4. Allora, eccola qui, euro-dollaro, usiamo questo grafico in partenza, benissimo. Allora, controlliamo se si vede, bene. Allora, ovviamente per chi è collegato lo vedrà in tempo reale, naturalmente se vedete questo video poi registrato più avanti potrete verificare se effettivamente le analisi hanno fatto quello che dovevano fare oppure se hanno fatto diversamente. Allora, facciamo un breve riassunto di prima. In realtà ho cancellato le linee, ma grosso modo è semplicissimo. Avevamo stimato che questa era gamba 1, gamba 2, gamba 3 e ovviamente avevamo detto se non supera un certo livello che era questo, vedete il livello medio, allora sarà difficile che non vada a rompere il minimo. In effetti è stato proprio così, quindi ha fatto, se volete, delle sottogambe 1, 2, 3, 4, che io ho fatto proprio in pelo e contropelo naturalmente. Poi abbiamo visto che qui è finito il ciclo 4, l'ha spaccato la candela in maniera perfetta, io ho già messo la linea nuova, eccola qui, sta facendo la gamba 1. Allora, queste sono le candeline dei non farm, in realtà pensavo chissà che, ma sì, qualche movimento l'ha fatto, ma non mi pare proprio così eccezionale, poi dipende dai punti di vista naturalmente. Allora, cosa si può dire? Beh, sicuramente siamo nel ciclo 1 o Y per la ciclica classica. Per la ciclica a tempo fisso siamo in effetti in un ciclo 1, senza colpo ferire e senza dubbio, quindi lo possiamo segnare 1. Se andiamo a sottosuddividere in ulteriori 4 cicli il nostro ciclo superiore 1, naturalmente questo è da tempi dispari, è un ciclo a tempi dispari, quindi la divisione non sarà mai a metà, naturalmente, quindi sarà sempre un po' più spostata, quindi abbiate la dovuta accortezza su quella candela dispari se uno è la partenza come qua, no? Se quella prima o quella dopo, perché appunto essendo dispari questo è il problema. Vediamo che ha superato già la prima metà, ecco difatti vedete lo scarto di una candela per il dispari e come dire, ha rintracciato proprio lì sulla metà e poi è ripartito. Adesso noi aspetteremo la seconda metà. Ovviamente se qui in mezzo, perché si può sottosuddividere all'infinito se volete, se in questo punto qui di tempo, quindi le 18 di broker, quindi le 17 di orologio nostro italiano, se decide di invertire così, allora avremo una ripartenza. Se invece decide di continuare dritto per la sua strada, cosa che potrebbe fare visto che siamo in pieno ciclo 1, quindi l'angolo qui è elevatissimo, allora abbiamo la ripartenza sul punto A. Bisogna stare anche attenti se per caso non si inverte, quindi se da qui va proprio dritto, 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 allora qui potrebbe prendere il punto centrale non come ripartenza, perlomeno non come ripartenza long, ma bensì come ripartenza short. E il gioco si moltiplica, insomma, si sottosuddivide con le varie sezioni poi in tempo. Naturalmente, come dice Paolo, se siamo in ciclo 1, cioè Paolo, in realtà lo diciamo tutti e due, non è che però ha cominciato a spiegarlo Paolo, io l'avevo tenuto per me, ma va bene lo stesso, ok, più che altro per non mettere troppa carne al fuoco, perché sennò poi il cervello esplode. Comunque, siamo in un tempo long, lo segno col verde, e ovviamente questo sarà un tempo short, in linea di massima, in linea teorica ideale, mi raccomando, questo è importante.
perché poi bisogna vedere come il prezzo ci entra e come gira, anche se in questo momento mi sembra che abbia preso proprio quella direzione lì. Anche il tempo short, facciamo finta che siamo veramente in un ciclo 1, okay? Allora, se è veramente un ciclo 1, ingraniamo un po' la trend line. Oggi magari che è venerdì faccio un po' più di didattica rispetto a una vera e propria analisi, che tanto insomma tradare di venerdì pomeriggio non è proprio il massimo. Infatti adesso faccio il video, chiudo e me ne vado a spasso anch'io, e per oggi finisce qui. Allora, facciamo finta che la gamba 1 arrivi anche fino a qui, ok? La gamba 2 in tempo short, beh, tu mi dici Sirio, anzi no, ascolta, la gamba 1 l'ha già fatta. 1, no, no, scusate, 1, 2, 3, 4. Allora, sì, facciamo finta che sia, accidenti, adesso ho spostato, che arrivi fino a qui, che questo sia il massimo di gamba 1, ok? Non è detto che sia così, è solo didattica, solo un esempio per spiegare. Questo è magari una gamba 2, quindi fa anche un ciclo abbastanza regolare, ok? Si posa sul 50%, quindi è rialzista, tutto quello che vogliamo. La gamba 2 ovviamente dovrebbe fare una cosa molto forte, magari dai, spariamola a cavolo proprio così, questo sarebbe un regalo di Natale. Siamo in tempo short, certo che siamo in tempo short, ma siamo anche in un macro tempo longo, cioè il ciclo 1, quindi se volete lo potrei segnare addirittura fuori scala. Immaginate la campana a distribuzione, come dice Paolo, gaussiana composta da 4 cicli, c'è tutto un long, quindi, anzi potrei anche disegnarvelo, visto che oggi ce la possiamo prendere anche con calma, andiamo a prendere Paint, ok, perfetto, devo cambiarvi, allora facciamo entrare come finestra Paint, eccolo qui. Facciamo quindi finta che siamo nera, un po' più grossetta, ecco che siamo gamba 1, gamba 2, gamba 3, gamba 4, no? Cioè la classica distribuzione, la faccio in piccolo, per esempio così, e noi siamo in questo piccolo settore qui, per esempio, ingrandito, che va però sottosuddiviso naturalmente, no, perché ha fatto così, ecco. Okay, adesso ve lo apro, che va naturalmente sottosuddiviso in gamba 1, gamba 2, gamba 3 e gamba 4, che sono queste che ho riportato qui. Quindi è evidente che siamo in una parte, in una metà, in cui il quadrato è long sicuramente per ciclo 1 e ciclo 2, nella grande distribuzione, composta da 4 cicli, l'altra è short. Ma a suo tempo questo piccolo quadratino qui io lo posso sottosuddividere del ciclo 1 in tempo short, ovviamente, e di conseguenza anche in tempo long. Mh. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che sono nel quadrato verde long e nel quadrato piccolo short, per esempio. Quindi lo short qui potrebbe essere che, se rispetta certi parametri, per chi conosce le onde di Elliott sa benissimo i livelli, chi fa Fibonacci trading sa benissimo i livelli, chi fa Gann come me sa benissimo i livelli, quindi insomma si batte sempre sul 50%. Se questo qui è il 50% e non lo rompe, sappiamo che 99% dei casi sarà rialzista. Ma la parte short qui, diciamo, non dobbiamo vederla come uno short da tenere per chissà quanti milioni di pips. Sarà sempre in tempo short, son d'accordo, perché rintraccerà. Anzi, ho sbagliato, non dovrebbe essere fino a qui, okay? Ma il tempo short doveva finire qui, così. Ovviamente il tempo sarà sicuramente sempre quello. Non è detto che lo spazio sia così esteso. Cioè la gamba sicuramente sarà corta, quindi concentratevi, se volete fare uno short, su uno short molto molto corto, addirittura ho visto tempi così, cioè praticamente laterali quasi rettilinei. Ma non fatevi scoraggiare, perché se decidete di usare una strategia di vado contraria anche su un ciclo 1 short va benissimo, anche se lateralizza, basta che mi metto lo stop a 0 o anche un piccolo stop loss, perché no, ma tener conto che se fa così, una volta che rientro poi in tempo long, dove sono? Sono di nuovo qui, siamo a ciclo 2, facciamolo bene perché così si capisce bene, ecco. Sono nella parte, magari lo ingrandisco un po', che dite, ecco, sono no,
fermola, accidenti, ecco. Sono nella parte long del ciclo 2 e in più se ho l'informazione, attenzione, che qui lateralizza, per esempio questa è molto molto buona, quando fa così in tempo short e praticamente non vi fa neanche un pip giù e magari vi beccate lo stop a pari, è fantastico, non vedete come tragedia ma è fantastico, purché voi la prendete come informazione, perché qua secondo voi in tempo long cosa succederà? Non ha avuto la forza di scendere, ma secondo voi cosa succede? Questo va sulla luna, to the moon, come dicono i trader inglesi, ok? Quindi ci si fa questa bellissima gamba in coerenza tra tempo long piccolo, tempo long grande. E via discorrendo così naturalmente. Ciclo 3 è tutto al contrario. Allora, quindi, cosa vuole fare qui? Dipende tutto dal 50%. Allora, potrei anche cancellare questo, quindi cancelliamo, via, ok. Questo non mi serve più, adesso l'abbiamo vista, che gamba 2, gamba 1 non lo so se è ancora gamba 1, questa. Diciamo a tempo non so che cosa ho cancellato, ma vabbè, non importa. A tempo ci siamo, no? Che più o meno, vedete, la metà a scatto di una candela, perché appunto è dispari, quindi bisogna un attimo stare attenti. La metà della metà, naturalmente. Quindi a tempo qualcosa qua doveva succedere. Adesso vediamo se andrà giù o no. Allora, però vi devo togliere questi livelli, no, non li voglio togliere, non li voglio togliere, quindi facciamo così, dai, ti metto un nuovo grafico. Ah, scusate, siete ancora su Paint. Accidenti a me. Allora, sì, benissimo. Allora, rientriamo con la MetaTrader. Okay. In diretta è così, alle volte cambiare di qua, di là, e non vedo che ho cambiato. Allora, siamo di nuovo qui, quindi vi rifaccio un grafico nuovo per non cambiare le mie analisi, ma per non farvi troppa confusione a voi, naturalmente, in modo che il grafico sia pulito, benissimo. Zacate. Allora, siamo qui. Allora, abbiamo detto che il ciclo 1 sta iniziando, dove sono le mie linee di ciclo? Eccolo qua, perfetto. Stava iniziando qui, ok? Dovrebbe essere ciclo 4, finiva qui, quindi 39 candele, ok, 39 candele. Poniamo il fatto che rispetti 39 candele, poi non è detto che debba rispettare per forza. Noi vogliamo vedere i livelli adesso, quindi andiamo a prenderci il nostro bel Fibonacci e andiamo a vederci i livelli. Posto che se questo ci conferma che è gamba 1, allora io vado a vedermi dove sta il 50%. Allora, guarda caso, il 50% cade lì e magari mi metto una bellissima trend line di riferimento lì. Quindi se non romperà lì, probabilmente mi confermerà che sarà un ciclo 1 molto forte, o ancora meglio se resta lì. Posso anche utilizzare il mio altro sistema. Adesso perché non lo trovo? Fibonacci vuole, perché no? Ok, riprendiamolo qui. Posso anche andare a vedere l'estensione, naturalmente. Fin dove potrebbe arrivare? Beh, intanto avete i pivot sicuramente, anzi sulla MetaTrader 4 ve li posso anche inserire, perché qui ce li ho. Allora, pivot, ok. Benissimo, abbiamo dei pivot, un R1, un ciclo 2 potrebbe arrivare all'R2, se lo vedremo ovviamente lunedì come si formeranno. Questo potrebbe essere un tipo di analisi per trovare un take profit, perché poi alla fine, come dicevo, si discuteva anche con Paolo, non è importante se io vado long o short, in un trend long, o in un trend short vado contrario, vado contro trend, a favore di trend, vado anche trasversale al trend, non so come si potrebbe fare per farvi capire. L'importante è dove piazzate il take profit, perché se avete la giusta misura del take profit siete a posto. Io ho preso tantissimi anche contrarian, profittevolissimi, pur facendo pochi pips, quindi un trend magari che era completamente long, sono andato a short per un pezzettino e una volta fatto quello, sapete cosa ho fatto? Mi sono pur girato, ho fatto l'altro, ho fatto trend. Cioè,
Io lavoro così, non sono un contraria, non sono uno che va in trend. No, 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 no. Io sono uno che va in contraria quando c'è da andare in contraria, e io sono uno che va in trend quando c'è da andare in trend. Questo è il punto. Li sfrutto tutti e due perché so dove andare a piazzare il take profit, e secondo me mi sto accorgendo, cioè è una cosa che si sa, ma effettivamente riesco veramente a percepirla con mano nell'ultimo anno, che veramente è la cosa più importante. Addirittura anche l'entrata sarebbe una cosa che tanti si concentrano molto sull'entrata. Sì, va benissimo, certo, alle volte vi dico, io oggi chissà ho no, poi ieri sera ho spaccato la candela, sono entrato qui perché ero a favore di tempo e ho preso il take profit qui, ok? Poi era notte, naturalmente, non volevo seguirla, d'accordo, mi sono messo take profit il primo che c'era perché volevo andare a nanna senza problemi. Siamo d'accordo, poteva continuare, chi se ne frega, io intanto ho preso questo, ok? E se c'è da andare al contrario, oggi ho fatto, anzi, ne ho fatto sulla sterlina. Sulla sterlina, che è un po' più dispettosa in realtà rispetto all'euro-dollaro con i cicli, ma va benissimo. Da qui ho fatto al pelo, l'ho presa, esattamente precisa, così 28 pips presi. Ed ero contraria perché effettivamente è un trend, cioè era un trend long, magari alla fine del trend long, ma era ancora long. Quindi dipende da dove andate a piazzare il take profit. Allora, dove vi ho messo il grafico che abbiamo fatto insieme? Eccolo qui. Andiamo a vedere anche come si potrebbe trovare un possibile bersaglio, ma potremmo metterlo, no, voglio dividerlo. Ok, vado a cercare il pivot, per esempio, il 50% semplicemente. Ah, ma così ritorno, ok, lo allarghiamo un po', dai, teniamolo così. Ok, vado a ritrovarmi il 50% e ho l'estensione. Ok, ma qui c'è tanto spazio, no? Come so se arriva o se non arriva? Allora, prima informazione intanto, se non ci arriva, se non lo tocca vuol dire che cambia, perché questi sono i livelli di GAN. Io non metto questi ritracciamenti a caso. Io so che questo minimo qua mi cadeva su un certo livello, ok, che ho già spiegato, ho già fatto vedere che i fogli Excel, eccetera, e tutto quanto. Andate a vedere il quinto seminario, lo trovate o sul mio blog, oppure metto sempre il link, metterò sotto questa descrizione, perché non ho potuto caricarlo sul mio canale perché era troppo pesante, e sul canale di Paolo, ma lo trovate sicuramente. Benissimo, allora il trucco è andiamo a sottosuddividere, giusto? Ecco qua. Andiamo a sottosuddividere come avevo già spiegato anche per i livelli di GAN, ma guarda caso, ma guarda caso, ma guarda caso. Guardate dove chiude e apre questa candela. 150%, sul 50% di questo movimento. E avanti così. Dovete costruire così le griglie, ok? Per sapere dove andare a piazzare esattamente il take profit. Volete prendere piccoli pezzettini, va benissimo, io faccio così, faccio un mosaico, ta, 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 e li prendo uno alla volta. Volete andare a puntare su bersagli più alti, va bene, magari mettetevi uno stocastico, mettetevi un autocycle. Posso andare a vedere, per esempio, andiamo a cercarci l'autocycle, o il fascia, ecco il fascia per esempio. So che sono la campana gaussiana gialla, è in chiusura e sta gravitando, guardate la scacchiera rossa, già da molto tempo, sulla fascia bassa, evidentemente sparerà probabilmente molto in alto, non subito però, perché qui deve prima rintracciare la magenta, ok? Quindi potrei aspettare, torniamo sul nostro, un rintraccio. Dove potrebbe essere il rintraccio? Beh, eccolo qui, per esempio. Voglio andare a vedermi dove potrebbe andare a cascare un ulteriore rintraccio. Ok, no, ho sbagliato. No, allora, ok, devo spostarlo, devo prendermi la misura perché c'è la linea bianca in mezzo, scusate, e quindi mi confondo un po'. Ok, ecco, adesso è giusto. Dovrei allungarlo un po', però vediamo se riesco ad allungarlo. Eccolo qua. Vedete, ho sotto suddiviso, poi così tanti, sinceramente così piccoli io non li uso, ma magari per voi che dovete appena studiare il metodo potrebbe essere utile avere comunque questa parcellizzazione, questa quantizzazione dei livelli di prezzo anche in piccola parte, perché potrebbe rintracciare lì e a seconda di dove va posso capire se effettivamente avrà la forza per andare più in su. Come vedete non non gliene frega un tubo in questo momento di rintracciare, anche se siamo
nel tempo in cui dovrebbe un po' rintracciare, quindi mi indica molta forza. Dipende anche dove chiuderà queste candele e vado così a studiarmele e procedere, no? Potrei anche vedere l'autocycle, come siamo l'autocycle? Ecco, siamo in alto, cioè, anche qua il doppio stocastico, e voglia, ce n'ha di spazio per andare su ancora. Campana, guardate quanto ha gravitato il detector, cioè la campana gaussiana, è nella fascia bassa e qua sta piegando verso l'alto, quindi mi dice che probabilmente potrò arrivare almeno fino a qua, sicuramente, o almeno al 50%, magari non oggi perché è venerdì, ma magari lunedì può sparare. E se rompe questo, beh, è facile, si va avanti così come faceva il signor Gatto. Poi ci sono livelli ovviamente significativi, quelli rotondi, questo in particolare, 20-800, se riesco a beccarlo, ed è bello, molto interessante. Guardate qui come gravita il prezzo, no, devo togliere questo, come gravita il prezzo intorno. Ok, dov'era adesso? 280, 80, 800, eccolo qui. Vedete, i minimi più importanti della distribuzione precedente li ha fatti su questo livello. Qui l'ha rotto, è vero, verissimo, ma come è rotto così è ritornato. Ok? Chissà se facciamo un esperimentino? Se devo beccare esattamente l'800 però. Allora facciamo così, mettiamo la trend line, così facciamo un esperimento. Tanto è facile. Basta andare sul prezzo qui, impostare 800. Ok. Andiamo a riprendere Fibonacci, facciamo il nostro esperimento. Se il caro Fibonacci decide di farsi selezionare, che c'ha oggi veramente? Ah, eccolo, sì. No, c'ero io, ho sbagliato. Allora, andiamo a vedere se può avere una coerenza con qualcosa. Allora, se io vado a prendere un livello intero, per esempio, so, da qui, o magari due, dai, mettiamo due, così abbiamo ancora sotto su di... Ah no, devo farlo da qui. Ok, ecco qua. Vediamo se si è fermato lì con un senso. Ok, vedo questa linea abbastanza buona. Ok, vedo anche questa che si è fermata bene. Quindi vedo che anche le chiusure, un po' di scarto, ma ci siamo. Quindi non sono livelli proprio così a caso. Se vado proprio a misurare la chiusura, beh, ancora meglio in effetti, ok? Perfetto. Anche qui. Se vado a riportare questa griglia in giro, chi lo sa, magari si ops, se vado a riportare questa griglia in giro. Beh, un caso, certo, se qualcuno mi dice, Sirio non è perfetto, certo che si sporca, no? Naturalmente, però anche qua la sporcata, guardatela. Zac, zac, ok? Scommettiamo che queste sporcature qui sono a metà di questa distanza. Ops, sono a metà. Sempre divisione a metà, sempre divisione del 50%. Ok? Il signor Gann aveva vista molto lunga. Oh, guardate come sale bene. Sta ritornando di nuovo sull'R1. Ok, quindi ci riconferma che probabilmente sarà un ciclo forte. Quindi se volete fare magari invece qualcosa di più conservativo, potete utilizzare in questi cicli 1 e 2 i tempi short dei tracciamenti, non tanto per fare trading, per esempio, perché potrebbe essere rischioso, ma quanto per capire il punto in cui andare in trend. Allora so che potrò andare in trend. Per esempio, se siamo a metà, qui mi dà proprio mezzanotte, quindi vuol dire lunedì, all'apertura domenica sera, se effettivamente fa rintraccio, se tutto è in coerenza, si potrebbe tranquillamente provare ad entrare nel trend, ok? O tenerlo d'occhio per vedere un po' di didattica se questo discorso è giusto. Molto, molto bene. Allora, vediamo se c'è qualche domanda. Se volete io le vedo, basta che scrivete sui commenti. Qui in teoria dovrebbe apparirmi, così facciamo anche una prova. E posso anche rispondervi o specificare qualcosa, qualche argomento che vi piace di più, visto che oggi ce la prendiamo un po' più con calma. Allora, qualche minuto. Intanto che aspetto, possiamo andare a vedere cosa vediamo. Il fascia l'abbiamo visto, la GBP abbiamo detto.
Ah no, guardiamo un attimo l'euro Japan, che ho anche le correlazioni con sia la GBP che quella viola, sia l'euro dollaro. In effetti qua l'avevo già notato quando eravamo circa qui, che era stamattina verso le 9 di mattina, prima di andare a lavoro, qua così, avevo notato che c'era questa distanza notevole tra il Japan, euro Japan e l'euro dollaro, e avevo già notato che il giapponese, lo yen, contro l'euro era salito un po' di più e invece l'euro dollaro si attardava e in effetti poi lui è partito sulla luna e euro dollaro sta facendo più o meno uguale. Quindi guardate questo movimento qua, guardiamo anche la sterlina che l'aveva fatto ieri mi pare, con un giorno prima, cioè l'idea nel Forex era questa qui, fare movimenti forti. Strano che non l'abbia fatta l'euro dollaro prima, l'hanno fatto sulla GBP, la GBP era veramente una cosa che l'ho vista raramente, cioè, guardate che candelotto qui, impressionante. Sapete che ha spostato il grafico, eravamo in trend short, pam, e l'ha spostato verso su, quindi sì, è vero, cominciava anche il ciclo qui naturalmente, ma visto così, così con questa velocità, di solito si sale così, no? È interessante. Anche l'euro Japan ha fatto delle cose simili, l'euro dollaro stenta un po', ma tutto sommato secondo me ci farà vedere un po' di muscoli, eh. Tutto sta a vedere come chiude o come rompe sta candela. Se non chiude qui fuori a questo livello qui, guardate un livello di Gann, non a caso, 1,20-200, non è un caso che sia posata lì. Se mi va su questo, allora sicuramente puntiamo a questo. Se resta lì e fa il furbo qui ancora, niente, bisogna andare a controllare il 50% e vedere come si comporta. Se sarà un 1, perché ovviamente questo momento qua, con buona probabilità, certo ci può essere sempre il dato che poi comunque il 2 va su, l'abbiamo già visto, anzi, l'avevamo visto qui, che c'era un ciclo 1 che aveva rotto comunque un po' il 50%, ma il 2 comunque ha fatto un nuovo massimo. Però comunque ha anticipato una discesa molto più in là, certo ci sono passate 2 settimane, però l'aveva anticipato. La questione qui è capire come sarà questo ciclo 1, dove sarà il massimo di Gauss, se sarà a sinistra dipenderà da queste candele, no? Se poi scenderà e continuerà a ribasso o se romperà tutto e invece avremo il massimo a destra e sarà rialzista. Ma vediamo se avete scritto qualcosa. No, nessuno chiede niente, vabbè. Allora va bene, potremo chiudere qui. Allora metto i miei soliti banner, quindi se vi piace il video mettete un mi piace col pollicione sotto. In realtà anche se non vi piace potete mettere il pollicione sotto perché o in su o in giù come vi pare. E poi se volete essere sempre aggiornati, visto che io non sono proprio così preciso con gli orari per questioni mie di lavoro, per le dirette, iscrivetevi così mette mi piace, dove è l'iscrizione? L'ho perso il banner di iscrizione, accidenti. Allora, vabbè, ve lo dico a voce, non so perché mi si è cancellato. Ah sì, eccolo qua, trovato. Iscriviti al canale se vuoi le campanelline, insomma, se vuoi che ti arrivino le notizie, gli avvisi di quando pubblico un video o di quando c'è la live. Bene, grazie a tutti, buona domenica, ci si vede lunedì e passate un buon fine settimana. Ciao ciao, un buon trading a tutti.